Coming into this week's games, after a loss to Machko, we're still pretty confident in ourselves. We knew that some of the games against them were pretty close and we could easily win them as long as we fixed some of our issues. So we were pretty confident we can win this week against GG and Gaia next. In the first draft against GG, we went for a basic teamfighting comp where we used Noxian ult and Camille ult to just one-shot someone with Elixir and then clean up the fight afterwards. So it was a very basic and simple comp we were used to playing because we just felt like if we play comfort we would have an easy time in this series. So at this point we're 3000 gold ahead, but this fight starts kinda bad because Ploxy gets caught and he doesn't even Nocturne ulti, so Mundo gets TP, and at the same time Diana just misses everything, so... Occhio a Ploxy però. Ploxy in una brutta posizione, potrebbe essere aggredito, arriva la suprema difensiva, Nux trova un fantastico stordimento, purificazione. Quella è una Tristana che ha perso troppi HP, infatti parte dal inseguimento, Dreampool già basso in salute, Deidara lo abbatte con un colpo di precisione, c'è chiesto il inseguimento e Mikerry non trova lo stordimento, terrorizzato Tinelli e cancellato dal danno astronomico di questo Corki che anche lui trova una doppia uccisione per andare al Baron. Okay, so basically in this game, I think we had a huge draft edge over them. We just executed our draft better, and this led us to have a just like to have a clean game, right? Just did what we had to do. Di una crescita, ma il Tinelli ci prova. Arriva l'ingaggio qua, Royson prende tempo grazie al cronografo, Deidara si lancia in avanti, immediatamente cancellato l'esistenza missile e arriva la Mega Inferno Bomb su 3 persone. Quegli HP non sono scomparsi, sono stati semplicemente cancellati dal server. Axolotl che adesso tirano dritto per le 2 torri del Nexus e finiranno il game con 10.000 gol di vantaggio. Oh boy, che violenza gli Axolotl! Chiusura e con stile, ci prova il Tinelli con l'Alistar ma non I think funziona. in the second game we also had a very good draft because we wanted to go for the same draft originally because we felt like we don't need to show anything new and it just worked. But then the enemy team crossed our plans by taking some champions like the Nocturne away and just preventing that from happening. So we went for a different approach, but I think it worked very well. We had good tools into their champions, we could still teamfight easily and they didn't really have any win conditions, so we were very confident after the draft. We started out knowing that we have to go for the fiddle when the fight starts. So Dado went for the fiddle 6 while Noxian we were driving in. Since they didn't get to go on us first, we knew that we would just win the fight because they were not able to get the combo. Messaggero sulla corsia Soli centrale. adesso è in una pessima posizione, mai quanto Deidara però in mezzo a 5 persone. Dreampool Occhio a prova a prendere Dreampool. tempo per quanto diviene possibile, arriva l'epitico di Yumi insieme a Nocturne e Mikerry qua che rimane intargettato e FM batte, povero Soli, doppia uccisione per la double kill e double crunch trovata. After they killed Nukes, they had used all ultimates, so we could still fight even 4v5 and reach for the inhibitors, and since they died in that fight, we could end the game. Soli. Quelle barre degli HP sono abbastanza basse, arriva il viaggio di Deido attraverso la base nemica e l'inibitore andrà a cascare. Dreampool però vuole il sangue. Giustamente vuole rispondere e che flash in avanti per trovare la prima uccisione ai danni di Soli. Misil che potrebbe anche cadere, arriva una bomba di rimbalzo da parte di Ziggs per scalare, non hai più modo per difendere. MK troppo basso in salute, arriva Deidara in avanti che non trova il knock, a poco gli importa perché almeno troveranno la struttura. Il Nexus potrebbe essere il prossimo a essere aggredito, Royson che fa tanto danno grazie alla passiva e EFM forte di tutte queste risorse, arriva il rallentamento da parte di Nasus, ma EFM è troppo grande, viene salvato per mano di Deidara per un'altra doppia uccisione e gli Axolotl vogliono chiuderla qui. Fiddlesticks ormai è solo uno spaventapasseri e nient'altro. Ladies and gentlemen, gli Axolotl vanno sul 2-0, smantellando i GG Esports. I mean, our approach to the third draft was, kind of the same as before. We just went for comfort. In this case, we wanted to play one game of Lysin because it was open and Proxy's pretty good on it. Then our plan shifted because we saw Mundo Leona, so we went for a Trundle on jungle to just facilitate the tank killing since we had Jhin. I would say, so our draft goals honestly didn't really change that much. We were very confident that we would win. I think after the draft everyone was still confident. I mean, we lacked some CC, but I think we still had a good draft. At that Nashor fight, I think we were in a rough position, but two of their members were low HP, and
work a lot, so we managed to put it in a 3v3 situation and then chase them down. Oh mio Dio, Mamma mia. Arriva un altro fallo di raggio letale, catena corruzione che va a segno, ottima suprema da parte di Ione, e noi dobbiamo smettere di parlare di quello che possono fare i campioni, perché sennò ci continueranno a morire. Ploxy adesso aggredito, non cappato, va a rubare subito le risorse da parte di quel Varus, non le ha prese su Mundo. Un'altra kill per GG Esports ai danni degli Axolotl. Contestare il E barone. infatti penso che lo faranno. Eccola qua, che viene subito chiamata. Mystic che viene subito aggredito, Deidara l'ha già cancellato, Dreampool sta rischiando grosso, e con il calcio del dragone lanci dentro il 4 il povero avversario, povero Tinelli, e un'altra double kill, e EFM che è fuori di testa, ma Deiro ha dato spettacolo. Mamma mia Axolotl. 3 contro 5 attorno al barone Nashor. Oh no, è Vicker che ci fai là. Vediamo se Deiro ci va. Non da Sonic arriva. Vuole a tutti i costi quel red buff. Oh no! E Vicari però almeno ci sia spirituale, è tornato giusto indietro. Quanto ha rischiato! Barone Nashor conquistato e gli Axolotl vanno per il reset. Quando la raggio letale che va a vuoto. Misty rallentato, eccolo qua, chiamata alla ribalta. Vicari pronto a ingaggiare su EFM. Soli che si lancia insieme all'aiuto di Leona. Tinelli però non ha ancora tutta la possibilità di ingaggio. E alla fine devi darsi trasportato in mezzo a 5. No. La serie viene interrotta e i GG Esports proveranno l'inseguimento. Trovano il knock-up ai danni del povero EFM. Un ultimo colpo basterà e infatti la trova Ione. Un'altra serie interrotta. Nukes è il prossimo a cadere. Axolotl uno alla volta cascano per mano dei GG. After losing a couple of fights, I felt like we lost a bit of momentum, and also they got a lot of shutdowns, especially on Yone, so he was really strong. I felt like we overcommitted to a fight. Hanno bisogno adesso. Vicarri, molto aggressivo nei confronti del povero Nukes. Cancella la resistenza. Royson in tutto ciò che cerca di fuggire grazie alla Valkyria. Alla fine Ploxy non ha via di scampo. Sono altre 2 kill per i GG Esports. Triple addirittura flasha pur di andare a rallentare Royson. EFM sta cercando di tirare una serie. Ci prova disperatamente Nukes. Si lancia all'interno del team nemico, ma è troppo il danno da parte degli avversari. Prova a contestarli. Ci prova e alla fine niente da fare. Signore e signori, gli Axolotl cadono per mano di questi GG Esports. In the 4th game draft, we just communicate that we want a bit of a more stable top laner, and so we can just hard play around bot lane and just punish them. That was our game plan coming into it. I think we kind of succeeded by doing that, just by getting a bot lane in the game and also just having a very favorable matchup from draft, but it didn't work out that well. But in overall, I would say that our draft, I mean, I was happy with it. I think the team was also happy with it. Every team obviously had some good champions, but I don't think it really mattered. Even though the early game went poorly for us, we still knew that we can win fights. We just had to wait for the right moment. They dove to tip on mid lane for Aphelios, and we managed to kill 3 of them after, resulting in Baron for us. I think at that point the game was easily winnable, but Ornn found a really good ult angle on mid lane to catch me and AFM, and after they killed us, they could just finish the game. Cerca di prendere il quanto possibile, evocazione di Dio della Forgia che va, e infatti MVK prende un'altra uccisione, pronti per il dive anche sulla struttura. Bellissimo però il knock-up da parte di Nukes, una suprema di Edra che va a colpire per 3 persone, continua a correre via MVK per quanto viene possibile. Soli trova uno stordimento su 2 persone, Dreampool che era pronto lì per aiutare e andare a potenziare i propri oggetti agli alleati, ma non è stata una scelta saggia questa per Ornn, e infatti adesso partono in ritirata i GG Esports, provano a fuggire. E armatura per lui, sarà un Royson che si porta verso la build of tank. Ci provano. No. Povero Mistil. Qua viene immobilizzato attraverso l'ultima catena della corruzione. E infine Ezreal, un ultimo colpo mistico per portare a casa non solo l'obiettivo ma anche la kill. So last fight we got flanked by Ornn and I definitely didn't expect it. But at the same time they have 3 engaged champions. Ornn, Gragas, Varus, and if he make mistakes it's really hard to play against it. So here we should instead have just grouped as 5 and at least get mid tower as 5 and then maybe just go bot as 5, because if you're 5 and they engage on us, we win. Bellissimo qua il posizionamento, evocazione di Dio della Forgia che va a segno su 3 con un ingaggio perfetto. Ornn trova anche la chiusura sul povero AFM. Nukes è il secondo a cadere e alla fine
E si diceva, i GG Esports non cadono nel momento di disperazione e con l'Ace andranno ad assediare la base avversaria. Possono fare, il danno è più che sufficiente, il knock-up doppio è molto bello, ma fa poca differenza nel momento in cui Orno tira una testata, dice no e troveranno il Nexus. GG Esports che ci portano a Game 5. In the 5th game, I would say the mentality was actually still very good. I would say even better in the 4th game, because everyone knows this is our last chance to strike back and deny them the reverse sweep. So everyone was very positive. I would say, I mean, our approach was just getting Dido some comfort. Everyone should just play something that he's very comfortable on, that he can deliver. And we just play the games to that. So we didn't really have a precise plan, but we had like our idea. We expect them to do cheesy stuff, but we already expected that way before, so that wasn't a problem, and I think we were all very confident after the draft ended. So the early game was kind of even, and there's this epic dragon fight, and like if you look at their champs, they have cannon, and this guy, he needs to come from behind us or something, or out of vision and get a really good ult, but they just, like, they don't have TP wards, they don't have any flank positioning from cannon, so it's hard to enter. So like maybe the best thing to do is they get the dragon low, trash lanterns into us, and then cannon TPs on it or something, like something crazy, because if we see cannon we just win the fight, like he won't get a good ulti. Orribile, adesso infatti viene pesantemente danneggiato anche dall'ultimo colpo, lo stordimento c'è, prova a rispondere su Deidara e un ultimo colpo non basta, sarà viene la doppia V di Jinx, onda d'urto, prova a prendere il reset, i danni non sono abbastanza ancora, Envy Carry che prende un altro corpo, vuole resettare anche su questo, ma ha preso quello purtroppo di Nautilus e infatti non può scambiare la pari, doppia uccisione trovata, double kill e double crunch, ma adesso il lockdown da parte di AFM dalla gittata. Teletrasporto, no, non basta, Envy Carry viene interrotto da parte di Bloxy con un ultimo pilastro e il saluto di Zoe che piange consacra l'Ace da parte degli Axolotti. In that situation we were waiting Nash for them to come and us to have a good team fight, but we were kinda caught in Jinx CC, and then Cannon got a good 3 or 4 man ultimate, but luckily I was in the side and we managed to still win the fight, although they got a good wombo combo. Aggredito, barile esplosivo perfetto, Envy Carry adesso subirà anche il lockdown da parte della Suprema di Nautilus. Qua c'è Inferno che fa un po' di male su Tinelli, ma niente di eccessivo. Deidara viene stordito, triple sul fianco con la Suprema di Kennen su 4 persone. Provano con il reset da parte di Diego, potrebbe essere sufficiente, ma il danno a partire FM è veramente troppo alto. Mystic con la gittata riesce a fare una grossa differenza, ma non sembra essere sufficiente. Continua a disingaggiare utilizzando questa Gale Force. I mean, here the fight was already won. Sorry, the game was already won, and we knew that the only thing they could do was to find a flank somewhere. So we were actually covering the flanks from the cannon. When we do, we catch them off. I catch cannon off guard, and we just start the fight from there. And yeah, like it was already over as well. Sì, Gragastroli in mobilizzamento, barile esplosivo, Dreampool che perde più di metà vita, alla fine viene aggredito questo povero Deido e potrebbe cascarci. Super Mega Razzo della morte lanciato a vuoto, arriva la Suprema di EFM, Kennen è stato condannato a morte, Soli prende un sacco di tempo grazie anche al pegno di Sterak. Envy Carry almeno riesce a chiudere su Deidara, ma il resto della sua squadra sta morendo. Envy Carry li ha abbandonati tutti. Tinelli subisce l'ultimo critico da parte di EFM. 5 secondi a Kennen, è troppo tardi, ci sono troppi danni, prova a prendere qualche istante di vita in più, nemmeno il tempo di una Suprema, e alla fine i GG Esports cadono per mano di questi Axolotti. Un sudatissimo 3-2 porta gli Axolotl ad avanzare alla fase successiva, dove affronteranno questo giovedì i Gaia Esports. Coming to the best of 5 against Gaia, we were kind of relaxed. I think we didn't see them as a big issue because of the obvious things that happened, and of course we grew a lot from after the Matchco series and after the GG series. So yeah, we were kind of chill about it. We knew we could win it, and maybe we didn't expect a 3-0, but it is what it is. So our draft this game, like maybe it's kind of even, but maybe not. But I think Nocturne is really good for us. It's been working in scrims, and also Corky.
It's Royson's specialty. So like we're playing Nocturne into Six, and I think Six has really hard time playing the game. So I think like we have been practicing with these champs and we get comfort champs. Even by Leona, like I'm totally fine with this champ. So I think we were pretty happy coming into the first game. Even though we had a lot of early skirmishes, we managed to stay even, and we knew that with Tristana and Corki, if the game was even by 20 minutes or 25, we would win all the team fights after. Ben lontani. Ryzen con pacchetto per cercare tra l'altro di intimidire ancora di più i nemici. L'ottenimento in drago, la suprema da parte di quest'ultimo Proxy, bellissimo con lo spell shield. L'inserimento poi, lo stordimento trovato dentro Ludorf. Primo sangue per Manicia Papi, trova il colpo in canna, double kill e double crunch per quest'ultimo. Risponde però molto bene con l'ultima accettata di Dara stesso. Allora, già chiudere un secondo oggetto per Tristana di molto. Proxy, forzato nella suprema, arriva la paranoia, ma ormai sono tutti su di lui. Gli ultimi colpi, la rigenerazione per poco andava ad aiutarlo. Angry Panda sotto i colpi di FM potrà recuperare ben poco. Cade il supporto, ma cade anche il jungler, e forse questo non è neanche un male, perché i danni poi di Dara, l'ultimo colpo su Robin in fuga totale grazie al velo stesso. Enz seguito a ruote a catena. Nuke non trova purtroppo la lama dello Zenith, ma arrivano i danni FM. Gli ultimi colpi di carica, basta così poco. L'ultimo colpo e FM trova così l'uccisione. Il guanto di gelo ardente ha fiammata, ultimo colpo. Alla fine Lunarf è morto e Angry Panda tanto gli ha fatto un favore. Intervento però con, per l'appunto, arriva la miopia, la paranoia e FM tra l'altro a garantirsi. We were doing Drake and enemy tried to trade for mid turret, but I still had my package up. They were really grouped and overextended on mid lane, so it was really easy to engage on them. Got a good engage with my package and Leona ulti, and we cleaned them up afterwards. I forgive AFM for stealing the penta since he got one of the first kills, and I didn't know I will get quadra at that point yet. È molto indietro anche lui su quello scontro diretto. Però la torre cade, arriva la fiammata, pacchetto di Corki, arriva la paranoia, gli ultimi colpi. Quella bellissima suprema da parte di Corki purtroppo si spegnerà unicamente su Dara. Double kill! E un altro double crash per lo stesso Ryzen, triple kill addirittura, quadra kill addirittura, e se non fosse perché l'ultima kill terminata, ma non c'è una carneficina in compenso. Didn't really want to close the game out since we didn't think that we could, but they end up going too far, and I was calling that we should just stall for my Nocturnal, which was coming up in a few seconds. And since they took too much poke from our champions, then I could just go in when I got my ult, and then we cleaned it up and ended the game. Controlli su Nuke, ma è il supporto, non è FM, non è Ryzen. Tutti questi danni concentrati, Nuke nemmeno muore, mentre invece FM domina sulla landa con l'ultima uccisione. Riparte la paranoia, altri danni, l'ultimo colpo, Ciapapi raggiunto dai FM, trova un fantastico reset e poi Ryzen ci mette la pezza, un'ennesima e seconda carneficina. Le torri sono cadute e FM costringe il povero Lundorf a cadere in una terza carneficina. Signori, che fight, che incredibile inizio di game, mentre trova la serie interrotta Angry Panda, ma c'è poco da fare, il Nexus esplode. After the first game they chose to stay on blue side. We were pretty happy with our red side draft and just wanted to see how they adapt. I think they managed to improve their draft a bit by flexing Syndra and getting some stroke lanes, but I think we still got a really strong front to back team comp with a lot of front line and 2 AD carries, so we knew that the longer the game goes, the better for us. The answer is kinda yes and no. We did get the 2 first strikes, and we got a lot of good fights, but we didn't manage to stop the hero play that we should in theory be able to do. And we had one really bad fight on bot lane when we TP'd and didn't calculate that they had TP in the process. Except of these two things, I think the early game went as we kind of wanted. Gara di Smite, si va? L'ha già usato. E invece no, si lancia in avanti, inserimento, Angry Panda, pugni nelle mani, ma pochi HP, l'ultimo colpo, Proxy raccoglie l'uccisione, ma si va in avanti, bellissimo il flash, Robin raggiunto, double kill, double crunch. Come d'altro canto anche per Esports, ricordo però, perché i danni interessanti possono arrivare fin da subito lato Esports. Arriva però quell'interessante, primo grab, seconda capocciata che prende tutti, strike totale, manco fosse il bullying. Buoni danni da parte di entrambi, Proxy raccoglie ancora una volta uccisione su Xin Zhao. Oh, bellissimo, ancora una volta, flash grab, l'ultimo colpo,
tra Roison e i Chakra, ma alla fine Roison otterrà un'altra uccisione. Doppi, molteplici, e trasporti in arrivo. Lundorf, pochissimi HP, inserimento da parte di Enz, trova EFM, una marea di danni, l'outplay button è quello che serve, basta e avanza, scorta imperiale, Nuke catapultato in faccia ad Enz, vuole andare a partire Roison, ma potrebbero non bastare, l'ultimo colpo, autoattacco finale, c'è per raccogliere uccisione, poi su Roison molto aggressivo, tanti danni away, potrebbero non bastare, l'ultimo colpo, i gendarmi, ma alla fine Proxy trova una double kill ancora una volta, e alla fine però si dovrà arrendere purtroppo nei pugni di Angry Panda con serie interrotta. After the first skirmish, we should have just left Drake and taken the 1-for-1, because Azir had TP up and they could delay 30 seconds and TP back. And that's what they did, and they got a lot of kills with it. Proxy sta giocando un po' troppo con le distanze. Da dietro, Roison ha raggiunto, pezzo forte, si avvicina anche su Proxy. Buoni danni, ma non bastano. Vittoria totale, qui addirittura Proxy riuscirà a rubarsi un'ultima uccisione su Angry Panda, ma la vittoria è totale per questi guys. Not sure we knew that they would have been able to rush it, and we were like, okay, maybe they rush it, we are gonna just play for the fight, right? We can just kill at least 3 of them. So that's what we did, we just played for the kills, and it worked. Angry Panda ha un grosso flank da parte sua. Tenaglia. Eh sì, sembra proprio essere una tenaglia, ma attenzione perché c'è quel lume, bellissimo quel lume. Il barone è pure caduto. Evocazione della forgia. I danni. Enz crolla sotto i colpi di Corki. Quello scudo potrebbe essere fondamentale. C'è proprio trova comunque l'uccisione grazie a proprio gendarmi. Ma quel triplo knock-up, i danni. Bloxy flash. Giudi suprema. Serie interrotta. Crolla l'imperatore di Shurima. EFM trova una fantastica uccisione su Angry Panda. E ora le vogliono chiudere. La tenaglia è completa. Nuke trova il grab finale. Bloxy altre clavate. EFM gli ultimi colpi non basteranno, ma permetteranno a Bloxy di trovare il last hit proprio su Lundorf. After we get second Baron, the game becomes a lot easier. And with this Baron, we should be able to get at least one more inhibitor. And after we get one more, it's like very hard for them to play. But I mean, they make the game even easier for us because like 3 of their players just die one by one, and eventually, like if it's 5 versus 2, we just win. So they just make our game. Bravo, bravo. Ho imparato bene dal maestro, nel caso Proxy è ingaggiato o sono loro a essere ingaggiati una sola volta da Proxy che si fa ingaggiare? È effettivamente una situazione critica e con l'ultima carneficina gli Axolotl volano al game 3. Match point! Last game is basically just kind of a bloodbath, since both teams have a diving comp with poke, which them having Seraph and Gangplank, and we having Six and Ezreal. And both junglers have diving champs, which is Jarvan and an option. So it's like, who gets the better poke and who finds the better engage. My only job that game was to just find the Seraph in the team fight and then combo it with the 6 ult and kill him. If I were to kill the Seraph, we would win the fight. If I didn't, then we would probably lose it. That was the whole purpose of my champion that game. On the third game, they had a good comp to force early game, and we knew they would try to do that. But unfortunately, some of the skirmishes could have got to our side and went to their side, so they snowballed a lot. But we still knew that they were a team that tends to get caught a lot in early and mid game, so we played around that and managed to find ourselves back in the game. Per camminare, Roison segue con uno spostamento arcano. Shapapi, AFM, Lundorf segue la capocciata, che danno, un 5 contro 5 praticamente. Manca solo Proxy, questo è un Aram, ma in ogni caso la Suprema, l'ultimo colpo, Enz resetta, altri colpi, l'ultimo d'attacco, double kill, double crunch. Mamma mia, qualcuno se ne vada. AFM sta arrivando, trova la prima uccisione, potrebbe trovare la seconda, è double kill, potrebbe forzarne con la terza, ma non c'è il flash, l'ultimo colpo, il bocciolo esplosivo a dare un minimo di respiro. Pugni nelle mani, in ogni caso l'intervento da parte di Robin, i danni si sentono, EFM dalla distanza, minacciato però, c'è proprio poco mana. L'ultimo colpo arriva per lo stordimento, l'ultimo colpo, il mana invece c'era, EFM rischia grosso. All'inseguimento Enz, il flash, signori, questa è follia, questa è double kill. Aggressione questo giro su Ciapapi, ma a seguirlo c'è come sempre l'inseguimento da parte di Robin, forzato però nel flash, segue molto bene, arriva il cataclisma, Lundorf, ultimo colpo di parlé. Però qui danni da parte di Roison. Seguono ora su Lundorf, lo chiappano in 4. E non puoi dire gatto se non ce l'hai nel sacco. At some point the game turned into a massive fiesta with constant fight on Drakes. Our goal was always to focus Zerat with our Nocturne 6 and Ezreal ult combo, since he had no Zonya or stopwatch anymore.
We knew that as long as we get 0, there is no threat on our backline anymore, and we can just kite and kill their front line. Gli HP si iniziano a sentire anche Angry Panda Panda. però, doppio ballamento, si lancia Enz, ma Nuke lo minaccia. Dentro dei Dara, la squadra rossa, ovvero gli Axolotl, confermano il drago. Panda. Buona suprema, il pezzo forte, i pugni delle mani. Mamma che danni, double kill per Enz. Ma Ciapapi ed Enz rispondono, Ciapapi soprattutto trova l'uccisione su Dara. Lo stordimento, Ciapapi, double kill anche per lui. Siamo a... Rosa, serie interrotta! Roison! Molti in profondità, arriva la Suprema. Cercano Ciapapi. Robin è costretto a quella stasi. Ciapapi ormai è caduto. Cercano ancora una volta inseguimento. Enz però è da solo. Gli permette in ogni caso di prendere quanti danni possibili. Si lancia dentro su Roison. È uno scambio di danni. Non ottimale. Il gelo prende. I danni. È esploso. Enz è esploso. Enz è esploso. Lundorf segue. Double kill. Double kill per AFM. E ora gli Axolotl si evolvono e sono pronti ad aggredire ancora una volta. Vorrebbero chiudere Robin, ma è il drago l'obiettivo. Serie interrotta. Roison. Okay. On that fight, we knew the game was basically over. I'm using my ult to get the tower and to just chunk them, since it was 30 seconds cooldown or something. And we knew Xerath didn't have flash. So we were just waiting for the right, you know, spot to just go on him and nuke him. And that's what we did. We did a pretty nice combo actually. Pretty nice wombo combo. Yeah. Penso che dovrebbero disingaggiare invece da parte. Riparte ancora una volta la Suprema. Che wombo combo. Double kill AFM. Cade per Ploxy quella Guardian Angel, ma non c'è bisogno di Guardian Angel. Lundorf è in fin di vita. Enz rischia grosso. Ci prova Jarvan. C'è il cataclisma. Jarvan per poco non sta per fare la magia. Deve dare in fin di vita, ma chi deve fare danni è a full vita. Chi deve fare danni è a full vita. E soltanto i veri Ezreal flashano in avanti. I veri duri. Signori, Axolotl 3-0. I would say that we improved slightly, but I think also GGE just was a stronger opponent against us than Gaia was. I think the match against OP will be the ultimate banger. Will be a lot of early game fighting, a lot of skirmishes, maybe or even a clown fiesta, and I think it will be very exciting to watch that one. And also to draft in that series, because there will be a lot of crazy stuff happening.